Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda lezione sul blues. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale in maniera tale da darmi la possibilità, di farlo crescere e fare nuovi video o lezioni online anche in diretta, streaming. E in questa seconda lezione parleremo di nuovo dell'accompagnamento del blues. Ora, nella prima abbiamo imparato il giro degli accordi, che dovremmo sapere a memoria. Come accompagnarli in una maniera semplice, semplicemente per imparare il ritmo e quindi lo swing. Abbiamo imparato un giro un po' più da blues texano, quindi un po' più del sud. Ecco, in questa seconda lezione ripartiamo da qui, cioè vediamo un nuovo giro sempre su questo stile. Lo faremo rubando un po' un pezzo di Stevie Ray Vaughan, cioè Pride and Joy, e lo faremo sempre nella tonalità di La, ma stavolta vedremo anche come spostarlo in altre tonalità. Allora, questo giro che vi ho fatto sentire parte sempre immaginando di avere un accordo di La, che non farò con tre dita come magari abitualmente siamo abituati a fare, ma utilizzerò un solo dito. Abbinato a questa forma di accordo dovrò sviluppare questo giretto di basso. Che appunto è due volte La, Do diesis, due volte Mi, poi Fa diesis e Mi. Vi consiglio di imparare prima il giro del basso, prima di andare avanti, e vedere se riuscite a tenerlo su un tempo anche lento. Mettete una batteria su YouTube, cercate drums shuffle, anche a 60 va bene, anche lento, ma l'importante è saperlo a memoria e saperlo tenere. Una volta che vi viene bene, potete cominciare a immaginare di associarlo a questo accordo e quindi suonare le due cose insieme. Quindi non farò solo un giro di basso come prima, ma con la plettrata andrò a toccare anche l'accordo. Come vedete, io ho una continua pennata alternata e questo è fondamentale per tenere il ritmo e anche per ottenere questo suono. Ora vi sconsiglio di fare solo pennate in giù, solo pennate in su o andare avanti senza un criterio preciso. È un continuo giù e su con la pennata alternata. Mantenetelo perché è fondamentale questo. E anche questo provatelo su una base di batteria, vedete se riuscite a tenerlo. Una volta che riuscite a tenerlo, provate a spostarvi una corda più sotto e quindi ci spostiamo sul secondo accordo del blues in La, cioè il Re. Anche qui il giro di basso è identico, è solo che mi sto spostando una corda sotto. E stavolta non potrò tenere l'accordo come facevo prima con un solo dito, ma avrò bisogno di due dita, cioè del Re rinuncerò al medio e terrò solo queste due, indice e anulare, mentre medio e mignolo si andranno ad occupare, come prima, di fare questo giro di basso. Che è identico a quello di prima, ma avendo cambiato le dita può essere chiaramente un pochino più difficile. Una volta imparato anche questo mi sposto al Mi. Del Mi rinuncerò all'indice e quindi mi terrò esclusivamente queste due dita che come sulla andrò a fare con un dito solo. Il giro del basso è identico, solo spostato stavolta più in alto rispetto a là e quindi sarà sulle ultime due corde, quinta e sesta, però è identico. Mettendo insieme questi giri su tutti e tre gli accordi e seguendo la giusta sequenza degli accordi del blues, riuscirete ad accompagnarlo in una maniera sicuramente più interessante. Cosa succede se non sto in La, ma sto in un'altra tonalità? Faccio un esempio banale, sto in Re.
Quindi i miei 3 accordi del blues saranno Re, Sol e La. In realtà, per quanto riguarda il Re, come vediamo, sto utilizzando una posizione ricavata dall'A al manico, quindi l'ho spostata col barré. E queste 3 dita, scusate, queste 3 note che sto facendo con l'anulare sono le stesse che prima facevo tutte insieme col dito indice. Ora, che cosa succede? Che per quanto riguarda il primo colpo, in realtà, quello che aveva il La a vuoto, sarò costretto a prendere l'accordo per intero, così com'è. Mentre proseguendo, come sulla andrò ad utilizzare l'indice al settimo tasto, che andrà a sostituire l'anulare nello stesso punto, e proseguirò con lo stesso identico giro che facevo sulla. Anche qui farò sentire ovviamente l'accordo, non cambia pressoché nulla rispetto a questo, eccetto che per il primo colpo, la prima posizione, che in questo caso sarà così e poi proseguirà come sulla. Quando andrò sul Sol, che è il secondo accordo, come sul Mi terrò esclusivamente queste 2 dita. Il primo colpo sarà praticamente un Sol preso col barré, quindi spostando una posizione del Mi. Dopodiché, come sul La, mi sposterò con l'indice al quinto tasto cercando di prendere queste 2 note insieme. Quindi vediamo come non cambia poi molto, cambia solo il primo colpo, che chiaramente poi mi costringe a uno spostamento della mano, ma se cominciate lentamente non c'è problema, si impara. Sul terzo accordo, cioè il La, sarà identico a quello che ho fatto col Sol, semplicemente è tutto spostato avanti dei 2 tasti. In questo modo riuscite a farlo in molte più tonalità, fondamentalmente quasi tutte, quindi non solo il La, che chiaramente è di partenza, chiaramente aiuta a capire il giro perché utilizzo anche le corde a vuoto, ma anche in altre tonalità posso utilizzare lo stesso identico giro, che ripeto è quello un po' rubato a Pride and Joy che fa Stevie Ray Vaughan. Ora, chiaramente anche il giro che abbiamo visto nell'altra lezione è possibile spostarlo e mi riferisco a questo. È possibile spostarlo, però è un pochino più complicato, semplicemente perché questa posizione in cui ho il La vuoto e ho il Fa diesis al quarto tasto è una posizione in realtà abbastanza aperta, in cui ho 2 note abbastanza distanti, che se voglio spostarla col barré, in questo caso ritorno sempre in Re, come prima, sarebbe questo. Quest'ultimo passaggio è la parte che risulta magari più staccata in questo caso, appunto perché devo cambiare completamente l'impostazione della mano e quindi molto spesso questo giro, quando non sto in tonalità in cui ho delle corde a vuoto, va a finire che viene abbastanza semplificato e lasciato così. Come vedete comunque sto giocando tra il Re e il La, che è quindi prima quinta, e mi sto allungando col mignolo fino a toccare il Si, e questo gioco sto facendo quasi tutta a pennata in giù, perché in questo caso insomma può risultare un po' più comodo per tenere sotto controllo le corde. Quindi quel piccolo passaggio che mettevamo sul 4 non lo sto mettendo semplicemente perché può risultare abbastanza scomodo e a volte viene semplificato questo giro in questo modo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a iscrivervi al canale in maniera tale insomma da aiutarmi a proseguire in questo percorso. Grazie a tutti.